Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche generali per la seconda metà del 2024 e abbiamo la carta della stella, amici del cancro. Potrebbero esserci nuovi obiettivi in vista, nuovi desideri, e per qualcuno la carta della stella potrebbe far riferimento a nuovi percorsi di studio oppure l'apertura di certe facoltà psichiche. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. In questo caso, come dico sempre, le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del primo semestre 2024 e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere quali sono i movimenti, diciamo, più importanti del periodo e poi io andrò a farvi come degli esempi per aiutarvi ad integrare la lettura nella vostra realtà. Partiamo con un 3 di coppe, un re di bastoni, un cavaliere di bastoni, ruota della fortuna, asso di pentacoli, abbiamo la morte e un diavolo, ullala. Mhm. Ehm, allora, io qui ho la sensazione che qualcuno lascerà un vecchio gruppo di lavoro, di amici, un certo tipo di circolo sociale, diciamo per avventurarsi in questo nuovo obiettivo che direi vedo qui, con questo asso di denari, l'obiettivo di cui vi parlavo con la stella. C'è anche come una sorta di crescita, o come la sensazione che diventerete più responsabili, più come se aveste meno tempo di dedicarvi ai divertimenti, di dedicarvi magari a voi stessi, ai sollazzi della vita, diciamo. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo con questo 3 di coppe. Abbiamo un 9 di spade, e un asso di spade. Sento che si lascerà proprio indietro un gruppo, ragazzi, con questo 3 di coppe. È come se ci fosse una sorta di taglio qui con questo asso di spade. E anche l'asso comunque è un 1, un numero 1, quindi come se ci fosse un nuovo inizio. Potrebbe essere anche, ragazzi, come si dice in italiano, mi viene in inglese, scusate, faccio confusione con le varie lingue. Ehm, diciamo, in vista di questo nuovo inizio, con questo asso di spade, è come se aveste bisogno di mettere in ordine tutti questi pensieri, queste preoccupazioni di cui ci parla il 9 di spade. Andiamo a vedere il re di bastoni. Asso di bastoni. Allora, io vi dico che l'asso di bastoni e 7 di spade
può far riferimento a qualche tipo di incontro, di inizio, anche da un punto di vista intimo. Considerato che abbiamo anche questo re di bastoni, per qualcuno potrebbe arrivare una nuova persona, o se è una persona che magari conoscete già, diciamo che si potrebbe andare al passo successivo. Se non è quello il vostro caso, guardate, si è girato anche un 2 di coppe, quindi direi di sì, però per chi invece non risuonasse con questo, vi dico che l'asso di bastoni può fare riferimento a un'azione. È come se iniziaste a smettere di raccontarvela e iniziaste ad un certo punto ad agire con una reale intenzione per riuscire a raggiungere l'obiettivo che vi siete prefissati con la stella. Essendo un re di bastoni, per molti si tratta di un ruolo. Potrebbe essere un ruolo lavorativo, potrebbe essere il ruolo di un padre, anche se per adesso lo vedo poco, o il ruolo di un marito. Perché comunque qui abbiamo un 2 di coppe, per qualcuno può risuonare effettivamente come un qualche cosa di romantico. Ragazzi, le letture sull'amore e relazioni, quelle sul lavoro e quelle sulla crescita spirituale le pubblicherò prossimamente, quindi se non le volete perdere potete iscrivervi e attivare la campanella. Bene, andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Giustizia e re di spade. Ho come la sensazione che qui sì, yeah, partiamo, vado per il mio progetto e poi qui c'è come una sorta di discesa perché, oh no, aspetta un attimo, devo regolarizzare, devo firmare certi contratti. Con la Carta della Giustizia è facile che nel prossimo semestre arrivino dei contratti. Se per voi potrebbe essere più una questione tipo di cambio di stile di vita o cose di questo genere, vi dico che con queste due carte potrebbe succedere. Avete però il re di spade al contrario, ragazzi, e anche il cavaliere di spade al contrario. Fatevi guidare da qualcuno che è nel campo, nel caso abbiate progetti importanti o magari dove ci siano anche altre persone o abbiate bisogno di tutelarvi, perché con questo re di spade e il cavaliere di bastoni al contrario sento che non avete tanto bene chiaro da che parte andare, come regolarizzare, come creare, diciamo, ufficializzare questo accordo di cui ci parla il 2 di coppe. Andiamo a vedere la ruota. 8 di coppe, 4 di coppe e sole. Allora, la ruota della fortuna in sé è una bella carta, ragazzi, perché parla di cambi normalmente positivi. Allora, ho la sensazione che se l'otto di coppe rappresenta un viaggio esteriore, mm, potrebbe essere che questo viaggio vi cambi un po' la prospettiva. Potrebbe essere un viaggio con degli amici o un viaggio dove ritroverete persone o vi farete degli amici nuovi. La vedo anche così. Se il viaggio non fosse esterno, fisico, ma fosse interno, quindi un viaggio di tipo interiore, un momento di ricerca, un momento di introspezione, ehm, ho come l'idea che vi darà la possibilità di fare chiarezza mentale su quello che prima non si vedeva. Di conseguenza, con questa ruota della fortuna cambia un pochettino il modo che avete di vedere le cose. Ed effettivamente con la carta della stella è anche un po' come se, diciamo, riuscisse a guardare più nel lungo periodo, invece che magari solo questi 6 mesi. ehm, con questo movimento energetico potreste iniziare a pensare ad un futuro di 5 anni, ipotesi. Devo dire che quello che ho chiaro è che arriveranno contratti, quindi se siete senza lavoro, ma poi lo andremo a vedere nelle letture specifiche, potrebbero essere contratti di lavoro, potrebbero essere accordi pre-matrimoniali o per il divorzio, sono accordi comunque, quindi ehm,
diciamo, si regolarizza, ok? Non è che ci siano screzi, però con questo 7 di spade è come se vi tiraste un po' giù la maschera, eh? Andiamo a vedere il lasso di pentacoli. Tirare giù la maschera può essere... No, ok, basta, fino adesso mi sono fatta andare bene questo, ma da adesso in poi non mi va più bene, troviamo un punto comune, un accordo. Allora, per l'asso di pentacoli abbiamo la regina di bastoni e il 3 di pentacoli. Che interessante, avete regina e re di bastoni. Qui ho come la sensazione che dobbiate riprendere un po' in mano il vostro potere personale. È come se vi dicessero siete voi che dovete seminare, siete voi che dovete piantare il seme, siete voi che dovete, non so perché, magari per qualcuno risuona, che dovete lavorare sull'unione, sulla collaborazione. Andiamo a vedere la morte. Può essere un'unione familiare, un'unione lavorativa, un'unione di amicizia. Diciamo che gli amici li sento molto presenti. La cerchia sociale che frequentate, che possono essere anche i parenti, per esempio se nella vostra compagnia c'è un fratello, eh, è considerato sia familiare che amico, chiaramente. Allora, la morte è spiegata da un appeso e da un 6 di pentacoli, che è l'arcano minore della giustizia che avevate già qui. Io sento che questo contratto in qualche modo, ragazzi, sbloccherà le cose. Il 6 di denari è una carta di forte generosità. Potrebbe anche essere che qualcuno vi dia una mano, anche proprio economicamente. Allora, andiamo a vedere solo più questo diavolo, poi faccio un po' di riassunto. Dieci di coppe. 5 di spade e 9 di pentacoli. Allora, se per caso foste in una situazione dove avete famiglia, vi dico che a qualcuno potrebbe essere proposto qualche ruolo, qualche lavoro, viene come fatta un'offerta dove c'è probabilmente da scegliere se stare con la famiglia o se... perché ho come l'idea che qualcuno si debba allontanare o debba sacrificare del tempo per la famiglia. Però qui le carte vi dicono voi create le collaborazioni giuste e vedrete che le cose con la famiglia, insomma, da un lato mi viene da dire avanzeranno perché vedo questo 10 di coppe, dall'altro vedo anche tutte queste tre carte girate al contrario. Come se la famiglia dipendesse da voi, che sia una famiglia lavorativa, cioè tipo i vostri dipendenti, che sia una famiglia di amici, nel senso che magari abitate all'estero e le vostre persone vicino, quelli con cui vi confidate e condividete il tempo, sono più amici che familiari, oppure la famiglia proprio di sangue, di origine. Ho come la sensazione che sia un vincolo, una sorta di impedimento. Potrebbero anche essere i figli. Però nonostante questo, sento che comunque non vi farete troppo condizionare. Come se ci fosse una sorta di difficoltà probabilmente a gestire delle cose. Lo vedevamo anche qui, il 3 di coppe potrebbero anche essere i figli, ragazzi, se non sono gli amici. Comunque abbiamo questa sorta di evoluzione energetica che mi parla di un nuovo inizio, di un nuovo tipo di compromesso, nuovi contratti che arrivano. Con la ruota della fortuna potrebbero essere dei soldi inaspettati, un'offerta inaspettata,
qualche cosa qua si sblocca e vi dico che se state aspettando qualche movimento burocratico tra il 6 di Pentacoli e la giustizia, arriva la firma, arriva il contratto, arriva, non lo so, una risposta positiva che state aspettando da parte di qualche figura che mette firme, arriva. E da lì abbiamo la ruota della fortuna, quindi è come se ci fosse un cambio di 360 gradi. Vediamo il nuovo inizio, con qualche difficoltà probabilmente a gestire il nuovo. Credo che si faccia fatica a lasciarsi indietro certe cose del passato anche a causa di questo 9 di spade, che mi dice comunque che ci sono come dei pensieri legati a problemi vecchi, ma con la carta della stella vi dice ok, puntate in avanti, puntate ai nuovi obiettivi. Devo dire che a livello di denaro abbiamo la ruota della fortuna che mi fa ben sperare, il 9 di pentacoli e l'asso di pentacoli. Ah, un'altra cosa, tra il contratto e il 9 di pentacoli al contrario, per qualcuno potrebbe arrivare un lavoro alle dipendenze. Vi dirò, non sarà un granché, perché comunque abbiamo un 5 di spade, per cui però è qualcosa che vi dà la possibilità di far fronte ai vostri impegni finanziari. Andiamo a vedere con Osho, ragazzi, qual è il consiglio. Ripeto, questi sono solo dritte, mettiamola così, nell'arco temporale di 6 mesi. Poi andremo a vedere nello specifico le relazioni piuttosto che il lavoro o la crescita spirituale. Allora, abbiamo comprensione, il creatore, allora è interessante perché questo è un re di bastoni. Sento un po' che il focus sarà proprio quello di creare qualcosa e infatti qui avete questo asso di denari che rappresenta proprio il seme che sta germogliando. Però avendo questa comprensione ho come la sensazione che qui dobbiate capire che siete voi quelli che potete creare. Qui avete un asso di bastoni, via le maschere, avanti tutta, cerchiamo i compromessi ideali, cerchiamo gli ideali, gli alleati ideali. E qui ci vedo qualcuno anche a livello di giustizia. Nel senso che potrebbe essere anche solo un commercialista che vi dà delle dritte su come sia meglio per voi iniziare questa attività. Potrebbe essere, ragazzi, un avvocato, magari qualcuno dovrà andare dal notaio. Però ho come la sensazione che dobbiate semplicemente decidere di fare il passo, nel senso che comunque le prerogative ci sono, le basi, insomma, ci sono. Tanti pensieri legati al passato e a potrebbero essere degli affetti del passato, anche. Però come l'idea che certe cose le taglierete fuori con questo asso di spade. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findor. Questi sono messaggi canalizzati nella comunità di Findor e hanno canalizzato la divinità. Di solito parla di Dio, però se voi non credete in Dio, potete sostituire questa parola piuttosto che la parola me, perché viene ripetuta spesso nelle carte, con universo, madre terra o con l'entità in cui credete, con il nome dell'entità in cui credete. Allora, noi siamo un tutt'uno, il pianeta è uno, ci fondiamo nell'unitarietà di tutto il creato. Io sono ciò che sono. La nostra vita è una con Dio. Noi siamo uno. I nostri cuori battono al ritmo dell'unità. Siamo in sintonia con la vita intera, siamo in sintonia con l'infinito. Ok, e la seconda vi dice: rilassati nel mio amore e a tua volta sprizza l'amore divino sul mondo che ti circonda. La prossima volta che ti capita di attendere qualcuno o qualcosa, pensa a queste parole, mettile in pratica e stai a vedere.
tutto lo stress e la tensione scompariranno e tu sarai in pace perfetta. Sii in pace perfetta ora e lascia che mi serva di te. Qui potrebbe esserci qualcuno che è stato chiamato al servizio. Guardate ragazzi, la carta della stella molte volte fa anche riferimento ai semistellari, alle persone reincarnate qui sulla Terra per aiutare tutto questo movimento di salto dalla terza alla quinta dimensione. E ho la sensazione che qualcuno qui potrebbe essere in una fase di ehm, il risveglio c'è già avvenuto, è già successo, è già avvenuto. Qui c'è un po' come la chiamata proprio al servizio, anche se credo che qualcuno lavori già da tanto tempo con la spiritualità. Scrivetemelo nei commenti. Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Se volete dare un'occhiata ai temi trattati vi invito a curiosare nelle playlist di colore lilla perché sono quelle dedicate agli abbonati. I titoli dei video si vedono quindi potete farvi un'idea. Bene, grazie di essere stati qui. Vi auguro un secondo semestre 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!